Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua azienda o organizzazione nel fare decisioni statisticamente più rigorose. Oggi ti mostro uno studio che ha a che fare con l'inflazione. In particolare ti mostrerò la ricerca di variabili che vanno a smentire o supportare varie teorie dell'inflazione. Originariamente volevo fare questo studio sull'Italia, ma purtroppo non riuscivo ad ottenere altre variabili se non quella che ha a che fare con la crescita della base monetaria espressa tramite l'aggregato M2. Per quanto riguarda gli Stati Uniti avevo tutte le variabili che mi interessavano, ossia la crescita del prezzo del carbone, la crescita del prezzo del petrolio, la crescita del prezzo del gas naturale o metano, la crescita del prezzo dell'uranio, la crescita dei profitti delle aziende, la crescita della base monetaria espressa con la stessa aggregazione di prima, la crescita dei salari e infine la nostra variabile obiettivo, ossia l'inflazione espressa come il CPI, ossia l'indicatore dei prezzi al consumo. Come forse sai, se hai visto altri miei video, la maggior parte del tempo qui non è tanto l'analisi ma l'ottenimento dei dati, perché ad esempio per il carbone c'è stato un bel po' di lavoro, per quanto riguarda il petrolio qualcosa di meno, per quanto riguarda l'uranio ho speso più di un'ora, per quanto riguarda il gas naturale tutto sommato mi è andata bene. E qui abbiamo invece la parte che riguarda la crescita dei salari, che mi ha preso anch'essa un bel po' di lavoro. Qui c'è la parte di raffinazione, qui abbiamo semplicemente un'aggregazione sull'aggregato M2. Quindi come vedi dietro questa tabella carina pulita ci sono dietro 5 ore di lavoro su per giù. Prima di addentrarmi nell'analisi mi serve introdurti a quelle che si possono definire le tre grandi teorie dell'inflazione. Come prima teoria abbiamo la formula monetarista, ossia MV uguale PQ, dove M sta per l'offerta di moneta espressa tramite quell'aggregato M2 che ti ho fatto vedere, V è la velocità della moneta, P è il prezzo dei beni e servizi, Q è la quantità di beni e servizi. Secondo la corrente più liberale, ad esempio la scuola austriaca, oppure per dirti un nome Milton Friedman, la quantità di moneta, appunto l'aggregato M2, determina i più grossi spostamenti di P, quindi l'inflazione. Seconda teoria, quella dei keynesiani, perdonami ma lo dico molto all'italiana perché non lo so, ma mi viene sempre da dirlo all'italiano un po' come bias, quindi al posto di dire bayesiana dico bayesiana spesso e volentieri. Nella teoria keynesiana alcuni di loro dicono che l'aumento degli stipendi, quindi dei salari, aumenta l'inflazione, al pari di alcuni economisti dell'Ottocento contro i sindacati. Terza macro teoria, abbiamo quella marxista, dove l'inflazione dipende dal nuovo valore. Questo nuovo valore si divide in cambiamento di profitti per le aziende o salari. Secondo componente della teoria marxista ha a che fare con l'offerta di moneta, ancora una volta l'M2. Tuttavia, la teoria marxista non va proprio a calcolare il CPI, quindi l'inflazione espressa come ti avevo fatto vedere, ma il VRI, che più che indicare un prezzo indica una variazione di valore. CPI e VRI hanno un'elevata correlazione, ma di solito il VRI risulta più alto del CPI e qualcuno potrebbe anche dire che è il VRI che risulta più vicino a quello che è effettivamente l'inflazione che sperimentano le famiglie in prima persona, ma questo è un altro discorso. Quindi io in questo video verifico queste tesi, anche se qualcuna
non è proprio sovrapponibile in termini metodologici. Oltre a verificare queste tesi o teorie, perdonami questa imprecisione, ne aggiungerò una mia, che ha a che fare con la corrente positivista. Forse alle scuole superiori avrei visto questa corrente nella letteratura, c'è anche nella scienza. Comunque la mia corrente positivista ha un nome: le fonti del lavoro. La civiltà umana ha avuto varie fonti del lavoro. La prima è quella animale, e con animale intendo sia gli esseri umani che le bestie, ad esempio cavalli, gli asini e così via. Seconda fonte del lavoro, quella meccanica. Il primo esempio è il mulino ad acqua, o in chiave moderna le centrali idroelettriche o le pale eoliche. Terza fonte del lavoro della civiltà è quella chimica, le combustioni essenzialmente che fanno girare le turbine a vapore. Quarta e ultima, per ora, la fonte nucleare e fisica. Con fisica intendo soprattutto l'effetto fotoelettrico, che pochi sanno che è in realtà il motivo per cui Einstein ha vinto il premio Nobel. In futuro probabilmente ci sarà anche una altra fonte del lavoro, che è quella quantistica, ma non voglio fare fantascienza. Per quella ti rimando a un videogioco di nome Stellaris sviluppata da Paradox. Al momento ci troviamo in una fase della civiltà dove purtroppo abbiamo ancora molto del lavoro basato sulla fonte chimica, in particolare sui combustibili fossili, e ancora più nello specifico sul gas naturale, quindi il metano. Gli esseri umani, forza lavoro che rientra in quella animale, producono meno lavoro della fonte chimica, 0,6 terawatt contro 4 terawatt, facendo un conto molto rozzo che non considera il fattore capacità. Io mi aspetto che in futuro la differenza fra i due valori aumenterà, perché una delle caratteristiche, secondo me, della civiltà industriale è sostituire sempre più lavoro umano con lavoro macchina. E allora giungiamo su JASP, dove ho caricato in formato CSV i dati del foglio di calcolo, altrimenti non posso farlo, e ti faccio soltanto notare che io ho aggiunto questa colonna, che è il totale del valore, che viene da dove? Dal cambiamento dei profitti delle aziende e il cambiamento dei salari. Te lo faccio vedere, che è forse più chiaro. Questa è la formula, così mi riconduco più fedelmente alla teoria marxista. Quindi, prima cosa che ho fatto per verificare se possiamo utilizzare un modello lineare è il grafico della nostra variabile obiettivo, che è l'inflazione espressa come CPI. Abbiamo una normale, grosso modo sì. Cosa successiva? Le correlazioni. E qui inizia il divertimento. L'inflazione risulta significativamente correlata con, sorpresa, a seconda dei gusti, la crescita dei salari. È la correlazione più forte qua dentro. Poi abbiamo a seguire la crescita del prezzo del petrolio e quella del carbone e quella del gas. Quindi, a guardare queste correlazioni fatte col metodo frequentista o classico, viene da dire che solo i keynesiani, o meglio, alcuni dei keynesiani hanno ragione. Ti faccio notare alcune co-correlazioni, ad esempio, fra la crescita dei salari e la crescita del prezzo delle materie prime della società industriale. Questa informazione è importante perché va a invalidare leggermente un'altra condizione del modello lineare, ossia avere variabili esplicative non correlate. Qua ho fatto dei grafici e come vedi abbiamo praticamente correlazioni tutte di tipo lineare. Salta fuori ogni tanto qualche valore anomalo, ma io penso che se tu hai una certa età sai già da dove vengono fuori quei valori anomali. Qui ho fatto una correlazione di Spearman perché è una correlazione più robusta ai valori anomali. Le conclusioni non cambiano, cambia semplicemente che l'entità della correlazione è leggermente inferiore, ma se ricordo bene questa è una proprietà
della correlazione di Spearman se paragonata alla correlazione lineare di Pearson. Quindi le significatività rimangono inalterate. Qui ho voluto fare, anche se qui non è proprio il posto migliore per fare questo tipo di grafico, ho voluto rappresentare il cambiamento del nuovo valore per anno. Ti faccio notare che c'è una tendenza decrescente, ma le conseguenze di questa interpretazione vanno al di là di quello che è questo video. Anche qui, sul perché esiste questa cosa decrescente, ci sono varie ipotesi a seconda della corrente di pensiero. A seguire la correlazione bayesiana e, sorpresa, carbone diventa debolmente significativo, così come anche il gas naturale. Per quanto riguarda salari e petrolio, la cosa rimane. Va detto che petrolio, carbone e natural gas non serve solo a creare energia, quindi sostituire lavoro vivo, ma serve anche a fare semiprodotti o prodotti industriali. Ad esempio, col carbone si fa l'acciaio, se si segue un processo un po' vecchio. Con il petrolio si fanno plastiche e polimeri, giusto per fare due esempi. Con il gas naturale si fanno fertilizzanti e ovviamente il CP è strettamente correlato al prezzo del cibo. Con il gas naturale si fa anche un altro processo per creare l'acciaio, chiusa parentesi metallurgia. Con l'uranio, sinceramente, al di fuori dell'energia e delle bombe, non so cosa ci fanno, però è una mancanza mia. Andiamo a vedere l'analisi sequenziale per la parte bayesiana e, come vedi, per quanto riguarda i profitti delle aziende stiamo sempre giù. Qui ti potresti chiedere perché abbiamo questo picco al numero di osservazioni pari a 10. Uno dei motivi è che probabilmente negli anni 70 alcune aziende hanno speculato tanto sulla inflazione derivante dal petrolio. Per quanto riguarda l'M2, la crescita monetaria, emerge una cosa simile. In degli anni abbiamo un'evidenza a favore di H1. Forse ricorderai o forse saprai che in quegli anni, in alcuni di quegli anni, si faceva monetizzazione del debito. Questa è una delle possibili ragioni per cui si vede questa impennata per gli anni 70 e per qualcosa degli anni 60. Per quanto riguarda la crescita dei salari, siamo su tutto H1 senza alcun indugio e a seguire ho fatto dei modelli. Come vedi, al primo posto abbiamo un modello che spiega il 70% della variabilità di inflazione costruito da cosa? Da una variabile non significativa che è la crescita della base monetaria e il prezzo di due materie prime e la crescita dei salari e il prezzo del petrolio, inteso come prezzo. A seguire abbiamo un modello più snello che spiega circa il 70%, ma che ha dentro solo variabili significative. Questa è una diagnostica, essenzialmente questo va tutto sommato bene, questo si potrebbe migliorare, ma il modello è buono. Quindi spieghiamo il 70% dell'inflazione con due variabili. È tanto. A seguire ho fatto una regressione lineare senza il metodo bayesiano. Inizialmente ho messo dentro tutto e ovviamente, come vedi, abbiamo delle variabili non significative, inclusa l'intercetta. Qua ho fatto un'altra regressione mettendo dentro un nuovo valore anziché le variabili da cui è calcolato, ma come vedi abbiamo comunque una cosa del 70%, ma come ho fatto presente in altri casi, non basta guardare solo questa metrica, ma bisogna vedere anche le significatività. Questo è il modello con solo variabili significative, ma noterai che l'inserimento della base monetaria cozza con quello che è le correlazioni. Come vedi, se noi togliamo l'M2, abbiamo anche qui il 90% contro prima la stessa cosa. Quindi facendo un test a nova, sicuramente questo modello più snello risulterà significativo in termini di prestazioni rispetto a quello precedente. In questo modello abbiamo una variabile che viene dal mondo keynesiano e una variabile che viene dal mondo positivista, per come te l'ho descritto all'inizio. Andiamo a vedere il modello puramente positivista. Abbiamo solo le variabili delle materie prime, come vedi la maggior parte risulta non significativa, l'R quadro aggiustato
risulta il 30% grosso modo di quello precedente. Quindi da qui si vede che è un modello da buttare via. Andiamo a vedere il modello con meno variabili non significative. Anche qui abbiamo una variabile non significativa, un R quadro praticamente simile a quello di prima. Quindi l'approccio positivista per fare un modello che prevede l'inflazione non funziona rispetto agli altri che abbiamo visto. Facciamo un attimo un riassunto. Con quei dati solo la versione di alcuni keynesiani ne escono meglio, ossia che l'incremento dei salari risulta significativo ed è molto utile per costruire un modello performante. La versione liberale ne esce peggio, in particolare quella che segue il pensiero di un certo premio Nobel citato qualche minuto fa. Nella versione liberale non ho inserito altre variabili dell'equazione descritta all'inizio per una serie di motivi. In ogni caso, San Gregorio di Nazianzo diceva che la guerra risulta la madre delle tasse e possiamo aggiungere, alla luce degli avvenimenti recenti e qualcosa successo negli anni 70, che la guerra risulta anche la madre dell'inflazione. Alla fine, come modello più performante, abbiamo un misto, se vogliamo, di un modello keynesiano e positivista, perché il modello migliore era quello che aveva come variabile esplicativa la crescita dei salari e la crescita del prezzo del petrolio. Va detto però, così come avevo vagamente anticipato, che il modello lineare non risulta il miglior modello da utilizzare in questo caso, perché ho mostrato che le variabili hanno una co-correlazione, non è una collinearità. La correlazione si può scomporre in vari componenti essenzialmente, e se abbiamo effetti diretti e indiretti sulla variabile obiettivo, in questo caso invalidiamo una delle ipotesi del modello lineare, che dice di avere variabili x o esplicative indipendenti. Questa condizione parzialmente invalidata ci porta alla costruzione di altri modelli. Uno di questi, anche se è più che altro un modello grafico, è un modello rete. Eccolo qui, modello rete costruito con il metodo delle correlazioni parziali, che JASP ci offre solo in questa sede, e vengono fuori cose interessanti. Purtroppo la cosa è abbastanza appiccicata, quindi non si leggerà benissimo. Ti guido nella lettura. Abbiamo che hanno influenza negativamente la crescita dei salari. Questa cosa risulta più accentuata in Italia, come sappiamo benissimo, che negli Stati Uniti. La crescita dei salari influenza positivamente la crescita dell'aggregato M2 e l'inflazione. E guarda un po', sorpresa delle sorprese, la crescita dell'M2 influenza negativamente l'inflazione. Qui si potrebbero fare i vari commenti sul perché. Ne faccio soltanto uno per questione di brevità. La maggior parte delle banche centrali ha come obiettivo il controllo dei prezzi al 2%, peccato che nonostante la quantità di M2 negli ultimi 15 anni è cresciuta a dismisura per la politica monetaria del quantitative easing, non hanno praticamente mai centrato l'obiettivo. Il perché di questo va al di là degli scopi di questo video. Poi vediamo che l'inflazione viene influenzata in maniera positiva dal prezzo del carbone e che però la crescita del prezzo del petrolio ha un'influenza maggiore, positiva, sull'inflazione. Poi vediamo che l'aumento del prezzo del petrolio è influenzato positivamente dal prezzo del gas naturale. Con questo tipo di modello grafico di rete emergono più chiaramente le relazioni. Come ti dicevo, le correlazioni si possono scomporre con effetti diretti e indiretti, e qua qualcosa di questa relazione già inizia a vedersi. Con questo modello andiamo a smentire la corrente liberale, perché qua la crescita del M2 ha un effetto negativo, e andiamo a supportare invece la corrente marxista.
C'è un modo ancora più elaborato per vedere queste relazioni, uno di questi è il modello ad equazioni strutturali, un altro modo è l'analisi delle mediazioni. Il problema di questi due modelli, incluso questo che vedi, è che non risultano eleganti in termini di modelli economici. Il significato di elegante l'ho, diciamo, mostrato in termini di variabili da usare, ma se leggi i libri di fisica teorica di Brian Greene troverai molti più dettagli. Essenzialmente, quando al di fuori della statistica si costruiscono modelli, non si vogliono interazioni, si vogliono equazioni come quella, ad esempio, del mondo liberale, dove al massimo è una moltiplicazione, non le variabili che si influenzano a vicenda e quindi diventa difficile in termini di espressioni matematiche costruire un modello. Ti faccio vedere l'esempio dell'analisi della mediazione e come vedi l'interpretazione è molto più complicata rispetto ai modelli visti fino adesso. Infatti questo tipo di modello si usa prevalentemente in certi ambiti accademici. Di certo non è un modello che vedrai facilmente in produzione. Poi diciamo che esiste anche un modello intermedio fra l'analisi della mediazione e il modello rete, che è un modello dei percorsi, che però si vede usando R, non una interfaccia come JASP in questo caso. Se ti interessa un approfondimento su questo tipo di modello che ha a che fare con la mediazione, me lo puoi scrivere tramite commento e mi metterò al lavoro. In questo episodio hai visto un modello che, per quanto semplice, mette in difficoltà varie scuole di pensiero economiche e due modelli dove le variabili interagiscono tra di loro. Mi riferisco al modello rete e al modello mediazione. Anche per alcune variabili della tua azienda potrebbe risultare così, ossia che le variabili interagiscono tra di loro, inteso come scomponimento delle correlazioni che hanno un effetto diretto, indiretto ed altre. Questo succede perché gli acquirenti della tua azienda, quindi le persone che apportano fatturato, risultando esseri umani, risultano sicuramente più complessi di un modello deterministico, ad esempio nel campo della fisica, ma anche più complesso di modelli più o meno avanzati che tentano di catturare il comportamento umano tramite vari accorgimenti di teoria, in questo caso il discorso degli effetti diretti o indiretti sulla variabile obiettivo. Nel caso in cui hai l'interesse di effettuare uno studio del genere per la tua azienda, sai chi contattare. Mi puoi contattare sui principali canali social oppure andando sulla sezione contatti di www.staticalmo.com. Ciao e alla prossima! Sempre, se non ti ho spaventato, con alcuni termini tecnici o cose che ho dato per scontato.